trasmissione iniziando la trasmissione, vediamo se la trasmissione ha inizio. Oh, salve cari amiche e cari amici, a inizio la trasmissione. Visto che ne ho opportunità, voglio fare questa live perché sono già qualche giorno che ho caricato il video. Ciao Luca, ciao Lint Tay, hello Lint Tay from Vietnam, hello. There are 4 persons that follow me now. Ti saluto ma non posso seguirti, non importa, adesso sto improvvisando questa live Luca Z perché sono i giorni che volevo filmarmi. Sono a lavoro. Ah, buon lavoro. Magari in discrezione non ti chiedo cosa stai facendo. Io faccio questa live perché trovo del tempo libero. Un abbraccio a tutti, un abbraccio. Magari dopo vedrai questa live offline. Io perché ho del tempo adesso giro questa perché non saprei di che parlare. Purtroppo sono un po' negligente e non mi scrivo non mi scrivo degli appunti. Mi vengono in mente delle cose bellissime di cui potrei parlarvi, ma io ho una memoria, spero di non soffrire da grande di Alzheimer, perché mi vengono in mente tante cose e poi un momento dopo me le scordo tutte, me le scordo e non è vero. E quindi non dovrei avere un blocchetto degli appunti sempre con me per dire: ah, ma sono questi i temi dei quali posso parlare, perché ho come la sensazione di poter parlare di qualsiasi cosa e poi non parlo di niente. Inizio la live e vediamo un po' qua. Scusate che perché volevo mettervi dei link ma è un po' difficile la storia. Vediamo un po'. Comunque sono contento che mi seguiate, che abbiate visto molte volte il video di letteratura che ho fatto su Howard Philip Lovecraft, e invece di parlarvi come promesso, perché ogni promessa è un debito, di un suo racconto, vi ho parlato di quello che non ha scritto in realtà. Ecco qua, mettiamo questo video in una lista di riproduzione. Adesso che hanno cambiato la forma in cui si presenta YouTube, io non ci sto capendo più niente. Però mettiamo qua persone e blog.
I will remain strong. Hello, my dear brother. How are you? I'm fine. I will remain strong. Thank you. And how are you? Dani Scopino lo Spartano. Buongiorno, amico mio. Buongiorno, Dani. De Luna. Ma ciao, arrivo ora. Tardi? No, inizio adesso, per fortuna. Ehm, dici a me? Buongiorno, sì, buongiorno, amico Dani. Sono contento che mi seguiate in tanti. Io inizio questa live perché ho occasione. Luna, la mia prima diretta. Bene, la prima diretta non si scorda mai, capito? Ho iniziato questa live, però purtroppo, come dicevo prima, a me mi vengono in mente tante idee. Poi quando posso fare una live, quando posso fare una premiere o quando posso caricare un video, mi scordo le tante cose che spero di non avere da grande l'Alzheimer. Allora vediamo un po' qua, perché voglio fare questa furbata. Voglio mettere in community, voglio mettere in community se ecco qua, voglio mettere in community questa live, così quanti non avranno ricevuto l'attualizzazione, la notificazione adesso, sempre che ecco qua. Scusate che sto assettando un poco qua. Come avrete notato, un altro live, gli metterò il titolo più tardi perché non so di cosa parlare. Quindi se avete delle domande da farmi, che lo spirito della live dovrebbe essere quello, io intanto qua sto mettendo in community questo video, così. Ma se volete farmi delle domande, adesso passerò a leggerle, perché io ho fatto l'ultimo video grazie a degli interessamenti che hanno avuto le persone di ecco qua, ho scelto la pubblicazione per la community, che adesso purtroppo, che cacchio, cavolo è successo? Ah, ecco, recuperato community, ecco, finalmente si pubblica, perché sono poi in attesa di revisione dei commenti per quanto riguarda Munissa, ciao Munissa, mi ha dato un like. Forse devo guardare anche in community, perché le persone ultimamente stanno attuando. Adesso mi seguite in quattro? Sì, allora ciao Lone Wolf, ciao Molly principessa, ciao amiche ed amici miei, sono contento che mi seguiate così. Intanto non ho mai avuto 5 persone a seguirmi dal vivo. Certo, meglio che ti seguano in vivo che a che ti seguano da morto. Memo profeta patria. Però dicevo, penso che siete 4 o 5, di quali temi vi piacerebbe che io parlassi la prossima volta? Ciao a tutti, ciao Molly.
mi pare giusto. Lone Wolf, ecco, Lone Wolf e amici, Daniel e tutto. Lo, lasciamo stare i morti. Hai visto il fatto di Biella? No, non lo so, non guardo molto la tele, io preferisco leggere. Ma che è successo a Biella? Io purtroppo a volte la tele non l'accendo neanche, o l'accendo per vedere i documentari, visto che ho uno smart tv e guardo i documentari, e quindi purtroppo il telegiornale a volte non lo guardo. Mi dovrei informare di più, ma a volte mi capita qualche suggerimento di fan page, non so come, che io non mi sono iscritto a fan page. Se mi puoi dire, Danni lo Scopino, ah no, Danni lo Spartano, scusa, bruciavano nei crematori 3 cadaveri alla volta per incrementare il guadagno. E la miseria, veramente non si ha più rispetto di nulla, non si ha più rispetto. Vabbè che bisogna dirlo, dicono anche normalmente nei forni crematori, quando bruciano un cadavere, siccome siamo all'80-70 per cento di acqua, hai visto quando tu metti dell'abbacchio nel forno non lo bruci, ma non viene allo scottadito, magari a fuoco molto lento. E vabbè che è una similitudine un po' macabra questa, però evapora il grasso, evapora l'acqua, e tu poi c'hai un abbacchietto che è magro magro magro, duro, compatto, fibroso, perché l'hai cotto troppo. Anche la bistecca, se a fuoco molto lento la cucini troppo, evapora l'acqua, il grasso, fluidi, e poi che mangi una suoletta. Allora, le cene a volte levano delle ossa intere dal crematorio, ma a volte si sbriciolano, è così forte il fuoco del crematorio, 800 gradi, 1200 gradi, e poi rimane sempre della polvere, non è che la levano al 100%. Quindi probabilmente chi si porta a casa o lascia nel cimitero un'urna cineraria avrà un 20% già per conto suo della cenere, se non è un forno a legna, la cenere di altri cari defunti. Per quanto mi riguarda è solo una cosa simbolica avere l'urna a casa del nonno, o nel cimitero lasciare l'urna dei ceneri, perché in pratica per me dopo la morte non c'è nulla. Quindi voglio dire che ti porti a casa l'urna con le ceneri di qualcun altro, voglio dire, una persona sia stata alta 1,80 m o 1,50 m, magari genera più o meno la stessa quantità di ceneri. Poi i parenti non sapevano le ceneri che avevano di chi erano, e certo non glielo vanno a dire. L'umanità è allo profondo, e certo lo so, questi sono da punire e li dovrebbero punire, da punire parecchio, e li dovrebbero filare loro lì dentro dove hanno fatto la truffa. Eppure l'hanno fatto nella settimana dei defunti, dice De Luna. E quindi voglio dire, dal punto di vista è una truffa dal punto di vista morale ed etico, perché se devono incinerire il caro defunto, lo devono consegnare, come se per esempio si fa un funerale regolare senza incenerire, e nella bara invece di darti il tuo bisnonno danno il fratello o il cugino di qualcun altro. Uno può dire è sempre morto,
però poi infatti ci sono stati molti scambi di defunti, di salme nel deposito. Una volta che uno fa il funerale in chiesa o nella camera ardente, poi lo mandano nel deposito del cimitero. Lì molte bare che uno le ha scelto accuratamente pagando di più, però lì sembrano tutte uguali, magari nella semi oscurità, e si può scambiare una bara per un'altra. Quindi quante volte sarà successo, addirittura cosa della quale si parla poco o nulla, e che va a riesumare un morto, che è stata messa la bara di un altro. Questo mi ricorda i racconti di Howard Philip Lovecraft. Addirittura lui ha fatto un racconto, non mi ricordo come si chiama, lo devo andare a cercare, che in pratica sembra che ha anticipato di almeno 30 anni, 40 anni, un racconto della serie televisiva Star Trek. Perché? Perché questi extraterrestri, attraverso l'opera di un scientifico, riuscivano a ridurre in sali minerali, in cristalli, i corpi degli esseri umani nei quali rimaneva la coscienza, e questi cristalli o sali minerali erano contenuti in urne dotate di microfono e di amplificatore di parlante. Si dovevano connettere con fili a delle macchine per poter ascoltare e attraverso un microfono parlare con gli spiriti di questi morti che erano stati ridotti in cristalli. Questo episodio è stato ripreso da Star Trek, ma se uno ci pensa adesso che tra poco si è in grado di replicare il contenuto di un cervello umano, ma magari ci troveremo a che quel racconto di Howard Philip Lovecraft sarà pura attualità. Lone Wolf a me ricorda molto anche il periodo in cui c'era posto nel cinema e si seppellivano le bare una sull'altra. Nei cimiteri, pardon, ho capito tutto male. Lone Wolf a me ricorda molto anche il periodo in cui non c'era posto nei cimiteri e si seppellivano le bare una sull'altra. Sì, e a me mi ricorda che devo cambiare gli occhiali ormai da più di un anno. Mi si sono rotti quelli bifocali e sto indossando questi monofocali. E sì, io mi ricordo a Napoli che negli anni 80 o 90 levavano le bare, le trovavano addirittura nella stura, perché pagando, siccome non si trovava una location, pagando levavano le bare che c'erano e magari ti mettevano il tuo caro estinto nella tomba di famiglia di altre persone, quindi magari poco alla volta era chi si accontentava. Ma come, non si chiama Carmelo Locarno tuo nonno? No, ma qua è stato messo in questa cappella di famiglia dei, che ne so, degli esposi. Bella roba, no? Vai a trovare tuo nonno e ti trovano i parenti dell'altro, ti dicono: ma tu lo conoscevi il nostro nonno, ma sei molto giovane. Che gli vai a dire? No, guardi, qua non c'è vostro nonno, qua del cimitero erano coinvolti in questi traffici, in questi loschi traffici, ti davano la chiave della cappella di famiglia, della tomba di famiglia, la chiave fiori, no, della lapide che aveva il nome di un'altra persona, ma era il tuo nonno. Qua dice la connessione instabile. Aspetta, mentre cerchiamo di ristabilirla. Ecco, si è ristabilita la connessione. Da un momento a un altro dovrò tagliare perché qua c'è la connessione instabile e tu faremo di tutto per ristabilire la connessione ogni tanto. Allora,
epilogo Lone Wolf a me ricorda molto anche il periodo in cui non c'era posto nei cimiteri e si seppellivano le bare una sull'altra. Io vorrei sapere se il caro è estinto, battutaccia. Se caro cara De Luna, ogni tanto do del caro così in termini generici, perché in inglese hai visto there va bene per lui e per lei, invece no, cara De Luna, eh sì, originale, battutaccia ma originale, ci sta. Hello Nina in America, hi, Dani lo scopino, Dani Scoppino, scusa la mia pronuncia, Scoppino lo spartano, Dani Scoppino lo spartano, amico mio, si blocca io purtroppo c'ho problemi di wifi che c'ho la ADSL da 6 megabit, non sono byte, sono meno. Infatti la conversazione non è buona, salta un pochino. Per quello che io le live le faccio di rado, prima di tutto perché vengono in un formato, il formato del cavolo, poi con una risoluzione di immagine pessima, poi oltretutto ogni tanto si taglia il wifi, quindi non si ascolta nulla. Però perché faccio le live? Proprio per mettermi in contatto con tutte e tutti voi, perché a differenza dei video che io carico, non ho la possibilità, e non nei commenti, di dialogare con voi. Invece in questo modo magari non potrò trattare approfonditamente un tema, però per quanto riguarda le sepolture, i morti viventi, gli interramenti di persone con vita, è un po' ciò che ci tormenta tutti, perché mi sembra, non so in che parte del mondo ultimamente hanno scoperto, non so se in chiesa o prima di seppellirla, che un'anziana signora stava molto male di salute era ancora viva quando l'hanno messo nella bara. Pensa se la seppellivano. Allora Edgar Allan Poe è un classico, Edgar Allan Poe, da non confondere con Ipu, che c'è Li Ching, Edgar Allan Poe e Ipu, non è una versione cinese di Edgar Allan Poe, Ipu. E se no uno può pensare Edgar Allan Poe, Ching Ipu. Battuta proprio, ma soprattutto Howard Philip Lovecraft parla di cimiteri, di riesumare corpi per esperimenti tipo Frankenstein, anche se non so se lui abbia letto Frankenstein. Poi hanno trovato delle analogie inquietanti tra gli scritti di Howard Philip Lovecraft e Aleister Crowley. Non so se voi sapete chi sia stato Aleister Crowley. Ecco qua. Lancio le scarpe, scusate. Vecchia storia, storia vera,
che si trova in molti romanzi e racconti, dice Lone Wolf. Infatti ecco qua, Edward Alexander Crowley, in arte Aleister Crowley. (1875-1947). Edward Alexander Crowley, qua c'è il suo nome di nascita, il suo vero nome, ma arrivarono i genitori, erano austeri puritani cristiani della setta Plymouth Brotherhood, a trattarlo così male e a non dargli neanche manifestazioni di affetto, perché quei puritani neanche si potevano abbracciare, baciare, accarezzare, quindi è cresciuto nella freddezza più assoluta. I padri avevano una fabbrica di birra, una alimentari, avevano insomma avevano un patrimonio, ma non gli hanno dato mai affetto, sempre rigidità, puritani a morte. E lui è reputato così tanto il padre da cambiare Edward Alexander, e lui si è fatto chiamare tutta la vita, mi sembra che anche è andato all'anagrafe a cambiare il suo nome, e ha mantenuto soltanto Alexander, ma l'ha trasformato nel gaelico, cioè nel celta, perché nello scozzese, alle Easter, perché in gaelico, in celta, era alle Easter, che poi è stato cristianizzato in Alexander. E poi spese tutta la fortuna, morì povero, anche se bisogna dire che quando gli serviva denaro sapeva come sfruttare amici, parenti, conoscenti. Morì povero perché si spese tutto il suo denaro in viaggi, in droghe, in alcol e in avventure magiche, di cui non posso raccontare nulla, perché altrimenti YouTube mi censurerebbe il video. Però basta che voi cerchiate Aleister Crowley in internet, vi renderete conto di chi sto parlando. Io l'altra volta nell'ultimo video ho parlato che Frank Rippel dice di aver pubblicato il vero Necronomicon. Ebbene, lui si ritiene addirittura essere incarnazione di Aleister Crowley. Nei suoi libri racconta certi rituali che sono a dir poco osceni, perché riprenderebbe quanto diciamo espresso indirettamente dal proprio Aleister Crowley, che velatamente rivela certi aspetti, perché Crowley è più accorto, forse perché è vissuto fra il 1870 no 1875 1947, e quindi lui ancora soffriva, era risentiva di quella mentalità vittoriana che ormai era quasi scomparsa, ma che lui non riusciva a scacciare, a debellare dalla sua mente, e che lo ha ossessionato per tutta la vita, come anche a Oscar Wilde, che tutte e due combattevano contro i fantasmi delle inibizioni vittoriane a livello sessuale. Allora l'analogia fra coppa e bacchetta magica che faceva Crowley è facilmente prevedibile. Invece Frank Rippel e molti altri hanno pubblicato i loro libri per la Hermes Edizioni, parlano chiaramente, esplicitamente del significato, del senso di queste allegorie magiche, di magia rossa. Ma adesso come siamo arrivati a parlare di questo? Non lo so, però
Stiamo chiacchierando. Lone Wolf, sì, conosco. Vita attiva, Luna, ancora morti. Adoro e conosco molto bene l'epoca vittoriana. Sì, Howard Philip Lovecraft non andava matto, però dal punto di vista del gotico e dal punto di vista del racconto noir, del racconto poliziesco, anche tutta l'esplosione di correnti magiche, Yeats per esempio, poeta irlandese, eh, si ha una recrudescenza enorme proprio per lo spirito repressivo che hanno circa 50 o 75 anni, 75 anni mi sembra, di il regno della regina Vittoria, perché la regina Vittoria a 25 anni mi sembra soffre una tragedia a mano, gli muore il marito, allora si impone a lei e a tutta la nazione un lutto che durerà più di 50 anni. Veste sempre di nero, molti argomenti diventano tabù, non si può parlare in forma esplicita di sessualità, ma neanche si può parlare di piedi, tutto diventa un lutto costante. È logico e l'evasione diventa possibile attraverso l'irrazionale, la magia, e ci sono persone che in Inghilterra seguono per esempio rituali di magia sessuale, magia, la magia rossa e la magia sessuale, interessano al tantismo indù e buddista, al taoismo, già una sua disciplina, il Tao del sesso, e vogliono evadere dal vittorianismo attraverso tutte quelle culture e quelle civiltà che non hanno mai avuto né i tabù, i preconcetti, le inibizioni cristiane in generale, ma nemmeno il puritanismo vittoriano. Ma altri, per esempio uno dei compagni di religione di Aleister Crowley, è stato un tipo che invece di dedicarsi a strani rituali egizi, esoterici, ermetici, cabalistici come Aleister Crowley, cercate in internet a Aleister Crowley, ci sono molti siti ma soprattutto in Wikipedia, è stato l'assassino della vasca di bagno di acido, che lui in pratica è cresciuto in una famiglia sempre di puritani, di Plymouth, di queste sette qua ultra ortodosse cristiane puritane, poi nel momento del vittorianesimo, ma invece di sfogarsi con la magia, con pratiche sessuali eccetera, alla fine uccideva le sue vittime perché lui aggrediva. Non è come Crowley che cercava delle persone volontarie per i suoi esperimenti magici di magia rossa. L'assassino della vasca da bagno d'acido cercava delle vittime, le violentava, le aggrediva e poi addirittura si dice con vita le affogava in una vasca da bagno d'acido muriatico. Non so quante ne abbia uccise di persone, perché mi sembra non faceva neanche distinzione. È stato come una specie di Pacciani dell'epoca, però molto più cruento, prima che lo arrestassero e lo condannassero a morte, perché un individuo così neanche l'ergastolo gli devono dare. Non è possibile riabilitarlo né moralmente né eticamente. Adoro e conosco Luna, pareva Luna, torno a studiare, ho sbagliato diretta, ciao. Come De Luna hai sbagliato diretta? Non è possibile, avrei ricevuto la comunicazione di questa diretta, dai su, vabbè, ti sto facendo perdere tempo e lo so, purtroppo io sono un po' indolente, un po' pigro e mi dovrei scrivere degli argomenti prima di iniziare a filmare una diretta, ma è che volevo approfittare innanzitutto del tempo che avevo a mia disposizione perché tutte e tutti voi mi possiate fare delle domande
poi purtroppo sono pigro, sono indolente, dovrei passare la settimana scrivendo cose e mi vengono tanti argomenti in mente e poi neanche uno è buono per fare qualcosa. Comunque ti capisco De Luna, dettagli. Sono già 35 minuti che sto parlando. Lone Wolf 74, questa è una delle più belle live alle quali ho partecipato. Grazie Lone Wolf, una persona una volta ogni tanto, perché la nostra amica De Luna mi ha fatto degli apprezzamenti sotto i miei video che mi hanno, diciamo, quasi fatto arrossire. Adesso dice: no tesoro, non mi fai perdere tempo, sono io che non amo il genere morti horror, ma se piace agli altri non c'è problema, vedi, piace. Ah, grazie. Beh, allora cercherò per te di trattare, tu lascia nel commento a questo video, quando avrai tempo, il genere che ti piace di più di letteratura, perché come avrei potuto apprezzare quando ho commentato il racconto nel mio ultimo video, o meglio quando ho detto del libro che Philip Lovecraft non ha mai scritto, il Necronomicon, cioè il libro dei nomi morti o delle cose morte, che è stato un fatto della sua immaginazione, ma soltanto a scopo letterario, un fantalibro che non è mai esistito. Allora tu avrai visto che io ho una stanza piena di libri, tutti quelli che sono riuscito a leggere fin da giovane. Se ti piace qualcosa, genere ti piace, che autore, magari non avrò tutti gli autori, perché ho letto qualcosa di Coelho, di quei libri, qualcosa ho letto di Gabriel Garcia Marquez. Poi qualcuno mi ha chiesto, che non ha proprio a che fare con i morti, ma chiaramente muoiono persone, come tutti i libri che si rispettino di Howard Philip Lovecraft. Qualcuno mi ha chiesto di parlare del colore venuto dallo spazio, che è un ottimo racconto. Adesso inizierò a leggerlo, perché non si può affrontare così un argomento così pesante come se fosse nulla. È veramente un racconto per cui lui ha anticipato molti generi, soprattutto perché li ha mischiati insieme, e il genere poliziesco, il genere fantascientifico, ma anche il genere mostruoso gotico, dei fantasmi, perché non si sa questi enti che cosa siano, se sono degli demoni, se sono vanno sottoterra, che vengono dallo spazio, sono dei marziani, ma ancora non si sta alla fase scientifica dei racconti di Lovecraft, si sta nel metafisico puro. Ma hanno fatto un film forse negli anni 50 o 60 che si titola Blob. Tutti voi sapete che all'inizio del programma di Rai 3 Blob passavano queste scene di questo film nordamericano, per cui una massa informe, come se fosse di petrolio, di catrame, andava avanzando e inglobava tutti, diventando sempre più grande, diventando sempre le cose una cosa amorfa, plastica. Ebbene, il colore venuto dallo spazio narra di un qualche cosa che cade dallo spazio, un meteorito, e prima sprofonda nel terreno, poi la parte emersa assume dei colori strani. Questi colori strani, queste iridescenze che di notte illuminavano tutto, vanno sparendo, però queste iridescenze multicolori vanno apparendo dappertutto. Alla fine muoiono le persone, l'acqua non è più potabile, muore la vegetazione perché cade in una fattoria. Poco a poco, per esempio in una fattoria vicina, chiedono cercano di aiutare i loro vicini, ma vedono come diventano matti, diventano stabili mentalmente per colpa di questo blob, chiamiamo noi oggi, venuto dallo spazio,
prima sembrava una roccia dura, poi diventa malleabile come non so il catrame che si incontra nelle spiagge ed è multicolore, quindi poi questi colori si vanno stingendo e vanno tingendo tutto quanto, che poi si appazzisce, alberi da frutta, animali muoiono, i veterinari non sanno di che si ammala il bestiame, le persone vanno morendo, per esempio è come se gli viene a mancare la forza vitale, muoiono, insomma è un racconto etrico come tutti quelli di Lovecraft che si aspettino. Sono pochi raccontini di Lovecraft che sono ironici, comici e non hanno morti, perché un racconto di Lovecraft senza qualche cosa, una morte misteriosa, inspiegabile, eccetera, e purtroppo il dovere mi chiama. Saluto, saluto tutti, grazie. Anch'io ho da lasciarvi, vi saluto e molte grazie, grazie per avermi seguito fino adesso, ciao.